scorso vedevamo l'uscita dal fossile avanzare di 10 anni, quindi dal 50 al 40, senza avere contezza che si stava entrando in un momento in cui questi combustibili fossili proprio avrebbero creato il disagio che hanno creato. Ora ne usciamo rafforzati, quindi diciamo se c'è una variazione è piuttosto farlo ancora prima che il 2040, ma non certamente dopo. Quindi noi usciamo rafforzati in questa convinzione e i piani che abbiamo presentato fanno vedere che progrediamo con velocità proprio in questo percorso, lasciando per esempio anzitempo rispetto all'anno scorso alcuni business che ci vedevano anche impegnati dal punto di vista della vendita dei combustibili fossili. La novità in realtà è nel modo in cui si declinano gli stessi pilastri che abbiamo però ormai già impostato negli ultimi anni. Quindi la decarbonizzazione si declina accelerando sullo sviluppo delle fonti rinnovabili. Noi abbiamo adesso messo a piano lo sviluppo di 21 gigawatt di nuova capacità da installare entro l'arco di Piano, quindi i prossimi 3 anni, con investimenti che vanno poi a toccare i 37 miliardi di investimenti che metteremo di nuovo a terra nei prossimi anni. Allora, il piano ha 3 caratteristiche fondamentali che derivano anche da quello che abbiamo vissuto in questi anni. Il primo è quello di rafforzare la nostra posizione integrata e di concentrarla in specifici paesi. Questo significa che ovviamente andiamo verso concetti di sicurezza energetica per il gruppo maggiori, quindi con maggiore copertura delle nostre vendite da una parte e con un maggiore sviluppo delle fonti rinnovabili che vanno a sostituire le fonti fossili. Il secondo è appunto quello di una maggiore concentrazione geografica. Terzo, sicurezza e comunque gestione finanziaria. Chiaramente i mercati finanziari non sono quelli di 10 anni fa, si stanno modificando e questo ci suggerisce di avere una maggiore forza finanziaria e questo lo faremo attraverso un'importante riduzione del debito. L'elettrificazione sostenibile è effettivamente un pilastro sia per i sistemi sia per la nostra strategia. Abbiamo previsto un programma di semplificazione, quindi cercheremo di ottimizzare il nostro posizionamento. Quello che abbiamo deciso è di focalizzarci su paesi in cui la transizione energetica sta accelerando. Paesi dove riusciamo a sviluppare in maniera completa la nostra catena del valore. Perché la catena del valore nasce proprio dall'interazione fra l'elettrificazione dei consumi, la digitalizzazione delle reti e la decarbonizzazione della generazione elettrica. È lì che creiamo il maggior valore per le comunità. La strategia di Enel conferma la sua attenzione al suo obiettivo per creare valore nel lungo periodo per tutte le categorie di stakeholder. Un chiaro impegno per una transizione giusta che mette al centro le persone e promuove il rispetto dei diritti umani come elemento fondante di un progresso sostenibile. La creazione di valore per tutti i nostri stakeholder è un elemento fondante della nostra strategia che si basa sull'elettrificazione pulita dei consumi energetici. I nostri clienti beneficeranno di una progressiva e sensibile riduzione del costo della loro bolletta energetica grazie alla nostra strategia commerciale. Quindi qual è l'obiettivo che ci poniamo per preservare loro da queste turbolenze e dare loro una fornitura di energia che sia conveniente, affidabile e naturalmente sostenibile dal punto di vista ambientale. Il posizionamento scelto vari anni fa è più che mai attuale e che quindi sostanzialmente rafforza la nostra convinzione che quello che stiamo facendo sia nella direzione giusta. L'indipendenza energetica è un asintoto a cui bisogna tendere, sicuramente di ridurre la dipendenza è fondamentale. In questo caso ci sono due direzioni. Uno, elettrificare i consumi di energia primaria e rinnovabili per quanto riguarda la gestione di energia elettrica in modo da ridurre la dipendenza da gas. Questo è un piano che ha degli obiettivi finanziari molto chiari, molto stringenti e anche direi molto ambiziosi dal punto di vista del ritorno proprio monetario per gli azionisti, quindi dividendi confermati, robustezza finanziaria, l'accento sulla sostenibilità e sulla attenzione ai cosiddetti stakeholders, quindi non soltanto gli azionisti ma anche la società in senso lato che noi serviamo, è fondamentale.